Ci troviamo alla Summer School di Calvanico, dove tra l'altro abbiamo sviluppato parecchi temi, uno dei quali è il tema della biopolitica. È un tema di attualità su cui molti intellettuali e molti, diciamo così, hanno lavorato, può essere variamente declinato. Biopolitica è un termine per designare il fatto che ormai l'esistenza e le vite sono messe in gioco nelle attività lavorative. C'è poi chi ha messo più in luce l'attività dei biopoteri dall'idea originaria di Foucault e quindi del fatto che oggi le decisioni prese per esempio a livello sanitario, a livello medico siano molto più profonde, incidano molto più profondamente di una volta. Adesso giusto così una suggestione, se in Pakistan i taliban attaccano quelli che vaccinano i bambini, anche questo benché lontano da noi è biopolitica. Altri hanno declinato il termine biopolitica come per esempio come una femminilizzazione del lavoro, penso a Cristina Morini, quindi è un termine ancora in divenire su cui non abbiamo migliori definizioni. Ci siamo accorti che i lavoratori di nuova generazione non possono e non vivono le contraddizioni di quelli che erano gli operai di fabbrica, il cosiddetto operaio massa. Spesso capita di avere una partita IVA, di essere imprenditori di se stessi, soprattutto i lavoratori della conoscenza, e questo incide profondamente nella vita delle persone, non perché non incidesse il fatto di andare in fabbrica, ma perché incide in maniera diversa e più profonda. Spesso si lavora a casa con un computer a distanza, questo comporta una progettualità, direi anche livelli di stress di tipo diverso, forse anche peggiori di quelli della catena di montaggio. Si è ragionato quindi anche sul piano, che so, della banale alimentazione, se si va da un couscous a una pasta, a una pizza, ci sono delle sonorità. Benché il pomodoro venga dall'America, è stato poi praticamente eletto a uno dei prodotti di base della cucina mediterranea, e comunque tuttavia girare, che so, in un mercato a Istanbul o a Tunisi o a Napoli si sentono odori, colori e sapori abbastanza simili. Diverso invece il discorso per il Medio Oriente, dove le contraddizioni si pongono ancora in maniera molto classica, direi dal punto di vista geopolitico. La novità del momento attuale è che siamo di fronte a una cesura epocale, nel senso che abbiamo comunque una componente islamista radicale che si è costituita politicamente, si è istituzionalizzata, che è quella del califfato, non riconosce quelli che erano i confini stabiliti precedentemente, che vengono considerati dei confini sostanzialmente coloniali, e per la prima volta appunto restaura un califfato che era stato abolito da Ataturk nel 23. Il califfo vuol dire il successore di Maometto, e dal punto di vista teorico, qualora esistessero riconoscimenti da altri componenti del mondo islamico, penso a quelle componenti che non hanno trovato ancora credito presso Al-Qaeda, quindi Boko Haram, gli Shabab somali, la Jamaa indonesiana, il Kashmir. Questo potrebbe diventare io l'ho chiamata OPA, nel senso una scalata al mondo musulmano, visto che il mondo musulmano non aveva una figura di riferimento come poteva essere quella del Papa per il mondo cattolico. E questo potrebbe determinare, diciamo così, a cascata delle trasformazioni di cui non possiamo identificare come dire, la portata. Restano due considerazioni di fondo da fare su questo piano. La prima è che la Turchia e l'Arabia Saudita in questa fase escono duramente perdenti e frustrate. Tenete conto che contro l'ISIS, o Daesh come lo chiamo io, che è il suo acronimo arabo, combattono componenti che fino a questo momento erano considerate nemiche, come i Peshmerga curdi, come gli Hezbollah libanesi o come i Pasdaran iraniani. E questi sono alleati di droni F-16 statunitense, quindi è una cosa assolutamente, appunto, come dicevo, epocale. In secondo luogo, per la prima volta la strategia Al-Qaeda viene negata, nel senso, è chiaro che ISIS non rinuncia al terrorismo e soprattutto mediaticamente si muove su vicende mediatiche particolarmente crudeli come le decapitazioni, ma è anche chiaro che costituirsi territorialmente significa la rinuncia ad attaccare al nemico lontano. Per l'ISIS la cosa fondamentale, e che era in diretta concorrenza con Al-Qaeda, era costituirsi politicamente.
Per Al-Qaeda era l'attacco al nemico lontano, cioè Stati Uniti e Israele. Questo è il motivo per cui in quella parte del mondo si sono combattute anche tra di loro queste due componenti che teoricamente inizialmente nascono insieme, ma che poi risultano essere fortemente contraddittorie l'una con l'altra e che si sono definitivamente separate, come ha detto Zawahiri. Le incognite sono parecchie, l'unica cosa che possiamo dire è che quello che avevamo detto qui alla Summer School l'anno scorso, cioè il rischio che la guerra siriana, diciamo, io ho usato il termine traccimasse verso il Libano di Hezbollah e verso l'Iran degli Ayatollah, era concreto e di fatti questa è la situazione attuale.